Questa mattina Marco si sveglia molto presto. Non si sente bene, ha mal di gola e un po' di febbre. Anche la testa gli fa male. Guarda fuori dalla finestra. Il cielo è grigio e fa freddo. Marco vive in un piccolo paese vicino a Bologna. La farmacia è vicino a casa sua. Decide di andare a piedi. Prima beve un tè caldo con il miele. Poi mette una sciarpa e una giacca pesante. Esce di casa alle 8:30. Le strade sono ancora quasi vuote. Un negozio di pane apre le porte. C'è un buon profumo nell'aria. Marco cammina lentamente perché è stanco. Dopo 5 minuti arriva davanti alla farmacia. La croce verde è accesa, la farmacia è già aperta. Marco entra e sente subito caldo. Dentro c'è una signora anziana davanti a lui. La signora parla con la farmacista. Marco aspetta con pazienza. Guarda gli scaffali pieni di prodotti. Ci sono creme, vitamine e sciroppi. Finalmente arriva il suo turno. Buongiorno, come posso aiutarla? Chiede la farmacista. La farmacista si chiama Elena. Ha un sorriso gentile e occhi calmi. Buongiorno, dice Marco con voce debole. Ho mal di gola e la febbre. Da quanto tempo si sente così? Chiede Elena. Da ieri sera, risponde Marco. Ho dormito male tutta la notte. Elena annuisce con calma. Ha misurato la febbre stamattina? Sì, ho 38 gradi, dice Marco. Non è molto alta, dice Elena. Le do uno sciroppo per la gola. Prende una scatola dallo scaffale. Deve prenderlo 2 volte al giorno. E per la febbre? Chiede Marco. Le consiglio queste pastiglie, risponde Elena. Una dopo pranzo e una dopo cena. Marco ascolta con attenzione. Deve anche bere molta acqua, aggiunge lei, e riposare a casa oggi. Ho capito, dice Marco. Domani devo lavorare però. Se sta meglio, può lavorare, dice Elena. Ma oggi deve stare tranquillo. Marco sorride un po'. Grazie, lei è molto gentile. Elena mette i prodotti in un sacchetto. Ha bisogno di altro? Chiede. Marco pensa un momento. Sì, vorrei anche delle vitamine, dice. Certo, queste sono buone in inverno. Elena aggiunge le vitamine al sacchetto. In tutto sono 23 euro, dice. Marco paga con la carta. Grazie mille per i consigli, dice. Si rimetta presto, risponde Elena. Marco prende il sacchetto ed esce. Fuori il cielo è ancora grigio. Ma ora Marco si sente più tranquillo. Cammina verso casa con calma. Passa di nuovo davanti al panificio. Decide di comprare del pane fresco. Vuole preparare una zuppa calda. Arriva a casa alle 9. Si toglie la giacca e la sciarpa. Prende subito lo sciroppo per la gola. Poi si siede sul divano. Beve un bicchiere d'acqua. Fuori comincia a piovere piano. Marco guarda la pioggia dalla finestra. Si sente stanco ma sereno. Pensa alla farmacista gentile. Le piccole cose possono aiutare molto. Chiude gli occhi per un momento. Domani forse starà meglio.